Bhagavan non era il solo a essere impressionato dal suo lavoro. Un ricco devoto, dopo aver osservato Viran nel suo lavoro, decise di aiutarlo pagando l'educazione di suo figlio. Il devoto mise il ragazzo in una buona scuola di Madras e pagò tutte le spese. Anche i residenti dell'ashram lo aiutavano dandogli il cibo che rimaneva in cucina da portare a casa per la sua famiglia. L'umiltà di Viran era uno splendente esempio degli insegnamenti di Bhagavan sull'azione. In molte occasioni Bhagavan mi disse: devi invidiare chiunque ti sia inferiore. Devi diventare molto piccolo. In effetti, non devi diventare nulla. Solo una persona che non diventa nessuno può dimorare nel sé. Bhagavan ci parlò spesso della necessità dell'umiltà. In un'altra occasione mi disse: nessuno dovrebbe essere nostro inferiore. Uno che ha imparato a essere inferiore diventerà superiore a tutti. Oltre a Cinnaswami, Ganapati Muni e Dandapani Swami, c'era un uomo chiamato Perumal Swami che voleva diventare il manager dell'ashram. Perumal Swami era arrivato all'ashram nel 1914, mentre Bhagavan viveva ancora nella caverna Virupaka. Inizialmente lo aveva servito come suo attendente, ma dopo alcuni anni assunse anche il compito di manager dell'ashram. Quando Bhagavan scese dalla collina per vivere allo Sri Ramana Ashram, Perumal Swami andò a vivere nel Mula Mandapam, nel tempio Arunachaleshwara. Occasionalmente veniva ancora a trovare Bhagavan, ma dopo il 1922 non prese più parte alla conduzione dell'ashram. Dopo la sua presenza ci furono altri 3 manager: Gopal Rao, Vasudeva Sastri e Dandapani Swami, prima di Cinnaswami, il fratello di Bhagavan. Per alcuni anni dopo il 1922 l'ashram non ebbe manager residente. I suoi affari furono diretti da alcuni sadhu che vivevano nel Mula Mandapam, in città. Raccoglievano fondi e cibo per l'ashram e li passavano ai devoti che risiedevano allo Sri Ramana Ashram. Pubblicavano anche le opere di Bhagavan e le vendevano nella libreria Ramania Vani, situata anch'essa nel Mula Mandapam. Gopal Rao era il più energico di questo gruppo. Raccolse quasi completamente da solo i fondi che vennero usati per costruire la vecchia sala. Il gruppo, che includeva anche Perumal Swami, Ishwara Swami e parecchi altri, si diede il nome di Brahmachari Ashram. Quando arrivai nel 1928, questi sadhu delle finanze dell'ashram. Quando un devoto in visita
mi diede una donazione di 200 rupie per l'ashram. Cercai di darle a Cinnaswamy, ma egli si rifiutò di accettarle, dicendo: non ho l'autorità di accettare donazioni, devi portarle a Vasudeva Sastri in città. Valeria, hai qualche domanda? Sì. Non è però inerente alla lettura che abbiamo fatto. Volevo chiedere come si fa a vivere nel presente, però a progettare il futuro. Cosa dici? Come si fa a vivere nel presente, a vivere il presente, però progettare il futuro? Qualcosa a te ha colpito, queste letture? Cosa hai osservato? Sì, comunque mi ricordo. No, ho mai letto. No, è qua. Cambiavano continuamente questi, Eccola, questo è un questi concetto. manager. Ci sono tantissimi manager, le persone vengono, vanno. E cosa è normale una funzionalità, il cambiamento, la vita vuol dire il cambiamento. Anche un ashram sempre cambiamento. Anche tutto l'ashram, io ho anche visitata 30-50 anni fa, adesso non puoi anche identificare così l'ha cambiato. Il cambiamento è normale, le persone vengono e vanno anche normale. Questo non è un difetto. Poi la voce del Bhagavan cosa dice? Era un più particolare detto vivere nessuno. Dice, vivere piccoli, poi ancora vivere nessuno. E normalmente la nostra mente la funziona non sempre vivere come qualcuno importante, qualcuno essere rispettato. Che cosa causa, cosa è un desiderio? Un desiderio, un volere, causa essere qualcuno. Quando impedisce questo desiderio, qualche ostacolo, qualcosa, quando impedisce questo ostacolo, cosa succede? Che riflessioni vengono? Hai un desiderio, qualcuno impedisce, oppure qualcosa accade, non succede. Cosa tu senti? Sei frustrato. Mm? Frustrazione. Frustrazione, poi? Mi arrabbio. Arrabbia, sì, arrabbia, poi? Tristezza, anche può venire anche tristezza, causata di desiderio. Causata di desiderio, un desiderio ci può creare rabbia, frustrazione, anche tristezza. Così, sì. Quindi vuole diventare qualcuno, deve attraversare questa esperienza, possa arrabbiare, possa sentire triste, frustrazione, fallito, questo tutto la rabbia. Invece tu non hai desiderio, diventa sempre nessuno. Ecco. Se tu vivi con nessuno, o il piccolo, come detto piccolo, nessuno, non nascono i desideri facilmente, molto poco.
non nascono. Invece quando ti vuole diventare grande, o qualcuno nascono. Essere piccolo o nessuno, non c'è desiderio, non c'è rabbia, non c'è pesantezza, non c'è tristezza. Questo è un insegnamento. Dice tu questo è progettare essere nella presente, ma tu devi vivere nella presente. Nella verità non viviamo nel presente, essere presente, siamo nel presente e noi viviamo nel passato, nel futuro. Maggior parte non si lamenta molto anche del passato, anche nel futuro. Quindi la maggior parte della nostra energia consumiamo il passato e il futuro. Poi il progettare, cosa è organizzare, è la cosa. Quindi qua tu hai due possibilità: organizzare una visione globale oppure organizzare per visione egoistica. Ecco. Quando tu fai una visione egoistica, questo nasce tutto dal desiderio, quindi attraverso successo o fallimento, o la gioia o il dolore, tutto si può essere, quindi dualità, quindi non c'è una certezza. E quindi se non c'è certezza al presente, e tu hai una certezza, e nel presente tu puoi fare il progetto, perché tu devi vivere, soddisfare il presente. Il tuo risultato deve essere il presente, non nel futuro. E così tu puoi progettare senza aspettative. Tu puoi piantare un albero che dai naturalmente frutta, ma tu non devi aspettare questa è la frutta. È tuo ruolo piantare l'albero, tuo ruolo pulire questa stanza, tuo ruolo mangiare o dormire o purificare, ecco così. Quindi noi dobbiamo pensare al nostro dovere al momento. Al momento deve essere compito come un dovere, tutta l'azione che fai come un dovere. Tu puoi progettare come un dovere. Ecco. Ok. Chiaro? Perché ad esempio tu stai vivendo qui, però hai progettato di andare in Sri Lanka. Quindi in realtà hai pensato al futuro, perché hai detto io sono qua adesso, però voglio andare in Sri Lanka. Quindi ho in realtà pensato a un progetto che è nel futuro. Sì, ma cosa dice adesso la viva pensando viaggiando nel futuro adesso, ma il progettando adesso tu devi utilizzare tutto il tuo amore, l'energia, la mente, l'anima, tutto da partecipare, perché è che vai sempre, il presente sempre muove, il presente sempre non è la verità, non muove, il presente rimane e la futura, e il pensiero di futura ti muove. E si può fare perché tu vivere, cioè essere non c'è la vita, vivere la vita e il vivere come vivere con una gran soddisfazione, con gioia o la felicità o la pace, questo non deve perdere. Tu puoi progettare ma senza perdere la tua vita, ma tu progettato ma non è detto tu realizzato. Non è necessario, questa è l'aspettativa, senza aspettare realizzare, ma tu puoi progettare. E perché noi viviamo, perché noi abbiamo questo tempo per vivere per il tempo, perché abbiamo questo tempo bruciare la nostra vecchia karma. E bruciare vecchia karma, adesso noi dobbiamo fare qualche progetto e il futuro per noi aiuta. Il futuro è il tempo, no? Che aiuta a progettare. Perché progettiamo? È annullare il passato, il karma. E quindi come annullare?
Adesso devo progettare con soddisfazione, con pace, con tranquillità, con la forza. E tutto adesso mi deve sentire. E cosa si può dire? È vivere come nessuno. Questo l'ho provato. È vivere come nessuno. È stata una grande... Se tu sei nessuno, più facile essere in pace e la soddisfazione. Tu vuoi qualcuno, ti perderai più facile la soddisfazione. Sì, ho provato questo inverno e sono andata a fare volontariato con dei senza tetto praticamente e finalmente, siccome io non stavo più lavorando, quindi avevo perso il lavoro, avevo anche un momento un po' difficile con mio marito, a quel punto ho smesso di essere accompagnatore turistico, moglie, ho smesso di essere tutto questo e ho scoperto me, cioè io sono me, questo. E quando ho incontrato queste persone che vivono il presente, perché effettivamente vivono quel momento e si sono presentate per quello che erano, quindi non sono un manager, sono non so, faccio la commessa, faccio semplicemente io sono me qui e adesso. E questa è stata veramente una grande liberazione, proprio ti fa vivere con tanta leggerezza. La pace. Pace, sì. Grazie. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavati Tamastu Mavit Visavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Budevam Bodhanam Prasadam. la nostra benedizione, la nostra nutrizione, la nostra protezione. Amiamo e corriamo con stabilità, con la gioia, con la pace. Ricordiamo Santa Nati e facciamo un saluto di gratitudine. Grazie. Buona giornata. Grazie.